Col solito sottofondo di clacson della città di Lima vi diamo il buongiorno. Da una delle città più aride del mondo dopo il Cairo, siamo infatti lungo il deserto del Pacifico. A sud c'è il deserto di Atacama, a nord del Perù, compresa Lima, il deserto di Sechura, e siamo in una zona dove aridità vuol dire mancanza quasi completa di precipitazioni, anche se il tasso di umidità è molto alto per via del fatto che siamo lungo la costa del Pacifico peruviana. Siamo in una delle piazze storiche di tutta Lima, Plaza San Martín, e quella che vedete alle mie spalle è la statua equestre del generale argentino José de San Martín. E voi vi chiederete, ma perché un argentino proprio in una piazza centrale di Lima? Perché José de San Martín è considerato, insieme a Simón Bolívar e al suo luogotenente Sucre, uno dei liberatori, forse il più importante di tutto il Sud America dagli spagnoli. L'indipendenza peruviana avviene infatti il 28 luglio 1821 e questa piazza venne inaugurata nel primo centenario, nel 1921. Proprio di fronte alla piazza l'Hotel Bolívar, il primo hotel di lusso della città di Lima. Siamo lungo Girón de la Unión, e cioè i 5 isolati che collegano Plaza de San Martín a Plaza de Armas, la centralissima. Una volta questa zona era la zona del lusso di Lima, dove si concentrava l'aristocrazia limeña. Siamo di fronte alla bellissima Iglesia de la Merced, costruita addirittura nel 1541. Qui si celebrò la prima messa a Lima. Sembra che un anno prima della fondazione di Lima per mano di Francisco Pizarro nel 1535, mentre questi si trovava a Cusco, l'appezzamento di terreno venisse donato all'ordine mercedario, uno degli ordini religiosi giunti insieme alle prime spedizioni spagnole per evangelizzare gli indigenas. Quando arrivarono i conquistadores, qui imperava la civiltà inca. Dopo una durissima guerra civile per la successione, Atahualpa aveva prevalso sui fratelli e, scendendo da Quito per prendersi l'impero, venne sorpreso dagli spagnoli a Cajamarca. Siamo arrivati a Plaza de Armas o Plaza Mayor, il punto preciso dove il conquistador Francisco Pizarro fondò Lima nel 1535. Fatto prigioniero, tentò disperatamente quella che è stata definita la più dura trattativa della storia. Offrì loro intere stanze di oro e argento, ma gli avidi spagnoli volevano molto di più e finirono per ucciderlo con la garrota a soli 31 anni. Divenne un importante mercato di tori e questa fu anche il posto dove venivano eseguite le esecuzioni nel periodo della Santa Inquisizione. Si affaccia su Plaza de Armas l'enorme Palacio de Gobierno dove risiede il presidente del Perù. Saltano all'occhio i particolarissimi balconi che si affacciano sui sontuosi palazzi di Lima. Sono più di 1600 e risalgono proprio all'istituzione del vicereame di Spagna. Siamo di fronte alla sontuosa ed enorme cattedrale di Lima che si affaccia su Plaza de Armas e che fu costruita proprio nel primo nucleo della prima chiesa di Lima. Conserva una facciata barocca ma è stata ricostruita più volte, soprattutto in seguito ai più forti terremoti della zona 1687, 1746 e l'ultimo 1940. Fondata dal conquistador nello stesso anno della fondazione della città, è il simbolo spirituale e culturale dell'intero Perù. Risultato di una terza ricostruzione, ospita 13 cappelle dedicate ai santi, e 3 cripte dove riposano personaggi illustri. Cinque sale espongono una ricca collezione d'arte, tra cui un dipinto che mostra i re Inca e i re spagnoli come fossero gli uni una naturale successione degli altri e non una dominazione forzata.
Francisco Pizarro è dedicata la prima e sontuosa sala a destra della principale entrata. Rivestita di splendidi mosaici, l'arrivo dei conquistadores è affiancato alle figure sacre del cattolicesimo. La scatola di piombo rivestita, scoperta nel 1977, era quella che conteneva il teschio e i resti del conquistador, risolvendo così un mistero plurisecolare. L'iscrizione recita: «Questa è la testa del marchese Don Francisco Pizarro, che scoprì e conquistò il Regno del Perù». E dopo il pippone storico, dato che si è fatta una certa, vamos a comer. Sarà la tappia all'ombra perché si è scottata sulle spalle. A queste latitudini assolutamente super attenzione con il sole, perché poi la fine è questa. Grazie. Controlliamo se hanno posto. Grazie. Ora voglio sapere dove ti porto. Ma questo lo facciamo per voi e per lui naturalmente. Io no, per me è una sorta di sacrificio oggi, però sono disposta a farlo. Muchas gracias. Adesso scrivete nei commenti a chi crede alle ultime parole di Sara. Dopodomani partiamo verso nord, le situazioni peggioreranno tantissimo, quindi salvaguardiamola. Anzi, con la massima onestà intellettuale, salvaguardiamoci. Però assolutamente non prendeteci l'abitudine. Questo è il menù e vi ricordo che 40 soles sono circa 10 euro. Menù super ricco, Parigi non dispiace mai. Adesso entra in campo il maiale perché ci troviamo in Perù e il Perù ha una delle cucine più variegate al mondo. 491 piatti tipici, un numero tale equivalente alla cucina italiana, francese, indiana e cinese. L'odore è buonissimo e un'acquolina pazzesca. Però in questo caso il problema è che Sara non riesce a scegliere. Senza nulla togliere a tutti gli altri paesi sudamericani che abbiamo attraversato, la cucina peruviana è quella più interessante in assoluto e più varia, proprio perché in Perù nasce la cucina fusion e nascono anche chef molto acclamati nel mondo. Fusion, che è una mescla, e cioè un mix di diverse influenze, da quella criolla a quella asiatica a quella europea, per creare un mix perfetto. Se è perfetto lo stabiliamo dopo l'assaggio. Vediamo se sarai all'altezza, perché abbiamo ordinato anche un pisco sour e quindi andiamo a vedere anche se sarai lucido dopo averlo assaggiato. E iniziamo con un cocktail iconico che vi mostro in diretta, e da gentiluomo quale sono, l'assaggio lo lasciamo a Sara. Ecco, così per me il pranzo finisce subito, perché poi non capisco più niente. Buonissimo. Ma come ha origine il pisco sour? Pisco, e cioè un distillato di uva, succo di lime, sciroppo di zucchero, albume di uovo per creare la cremina sopra e gocce di angostura. A volte viene servito anche con delle gocce dell'amaro in superficie, che abbiamo anche questa volta. Ha origine dal pisco, che è un distillato di uva antico che risale ai tempi degli spagnoli a Ica. Veniva offerto ai marinai perché era un super alcolico e dava subito alla testa. Però se dà la testa dobbiamo testare. Il limone si sente tantissimo. Io alla goccia farei. Allora, praticamente ubriaco, dopo solo mezza copa di pisco, il piatto è arrivato. Questo è il piatto più banale, al tempo stesso più tipico del Perù, ovvero il lomo salteado, una fusione anche con la cucina asiatica. Lomo cucinato sulla wok con peperoni, cipolla, funghi e ovviamente patate e uovo. Ma siete pronti per Sara? In realtà sono io quella che ha preso la cosa più tipica, e cioè ají de gallina, un mix tra gallina sminuzzata, parmigiano o formaggio parmesano come lo chiamano loro, e salsa ají, che è una salsa di peperoncino giallo, e riso per entrambi. Grazie. Gracias.
Avevo paura che fosse troppo piccante, in realtà no, ha un po' il sapore quello classico asiatico. Buonissima. Gallina sminuzzata, salsa di ahi. La carne è pazzesca. Cipolla fondamentale, perché un uomo che non mangia la cipolla non è un uomo. Ok, la cipolla è buona. Funghi. Un mix di sapori. Sapete quando sono critico? Non esagero, voto 9,5, perché 10 non si dà, ma è parziale. Il tutto si accosta in maniera perfetta. Ovviamente stiamo parlando di un ristorante top qua in Perù, ma guardate il locale, guardate i prezzi, sono nettamente imparagonabili con quelli italiani. Ma al tempo stesso, in maniera super oggettiva, devo dire che i sapori sono eccezionali. Complimenti alla cucina peruviana. All'interno invece dell'ahi de gallina ci sono anche noci, che ho assaggiato adesso, la patata, ci sono le aceitunas, e cioè le olive. Non siamo molto abituati a tanta salsa, però è un mix di sapori, a dire il vero, molto delicato. E se non credete alle nostre parole, piatto 1, piatto 2. Li vedete scambiati perché abbiamo assaggiato l'uno e il piatto dell'altro. Se guardate il livello del pisco, io ve lo posso mettere per iscritto, sono ubriaco. Sarà che non tengo tantissimo l'alcol, ma questa è la quantità bevuta. Lei non ha bevuto quasi nulla. Ho bevuto poco, eppure sento anch'io un peso alla testa, quindi andateci piano. Ma quale piano, ragazzi? La vita è una sola, bisogna affondare il coltello. Io sono sicura che lui è ubriaco, ma troverà il posto per assaggiare un dolcetto. Quanto scommettete? Stiamo a vedere. Intanto nell'altro tavolo vediamo Slimer che si è posato sul piatto. Quello dei Ghostbusters, sì. È sicuramente un dolce. Spero che non cadiamo proprio su quello, perché il verde così sparato a me non mette tanto voglia di assaggiare. Francesco forse sì, però io so già quale ha adocchiato. Sara mi ha costretto a prendere il dolce, anche se io sarei strapieno. Però, visto il contesto, visto la location, ragazzi, dobbiamo portare sul canale qualcosa di mai visto prima. Questo è alcol puro. Cioè secondo me la Tenerona, ragazzi, secondo me se lo metto nel serbatoio della Tenerona, tolgo magari un po' di schiuma che fa parte dell'uovo, per me la Tenerona sempre su una ruota. Vengo da questa parte anch'io perché là stavo un po' incassettato, proprio nascosto. Sì, però questo cuscino qua è sfondato, per cui anche io ero abbastanza bassa. Comunque vi lasciamo la posizione della mappa, vi facciamo vedere dove noi abbiamo l'appartamento, dove siamo stati e dove, importantissimo, si trovava la Tenerona. Così avrete una visione d'insieme e capite anche le distanze, la grandezza di Lima. Cioè questo luogo è in antitesi al Perù e alla città di Lima. Però ragazzi, noi partiremo verso nord, troveremo delle situazioni veramente borderline ed io da gentleman, guardate dove ho portato Sara. Sì, però poi qualcuno mi dice anche male. Però era anche per portare loro a un pranzo peruviano, no? Ogni tanto vi portiamo a mangiare qualcosa di particolare. Però non mi dire che a te non ha fatto piacere. Ho fatto questo sacrificio, ma però ogni tanto ne faccio. Aspettiamo lo scontrino? Sì, no, aspettiamo anche il dolce. Deve arrivare, ok. Esatto. Bene, arriverà. L'ho ordinato io, stranamente. Il posticino si chiama Casa Tambo. Dalla posizione di Sara si vede meglio la location in generale. Aspetto molto importante di Lima, qua non fa mai freddo, ma al tempo stesso non fa mai caldissimo. Allora il dolce è arrivato, ce lo aspettavamo diverso perché avevamo visto delle immagini. Togli il cappuccio perché non penso che si possa mangiare. Magari si mangia. Affonda il cucchiaio. Voto? Per contrasto di sapori un bel 8. Sì, ma loro da casa vogliono sapere di cosa sa. È un fondo, per chi lo conoscesse, un po' di dulce de leche, quindi base vanigliata. E sopra c'è una meringa, in questo caso sciolta, e limone, quindi c'è un contrasto proprio di sapori. Si chiama sospiro alla limegna perché qualcuno ha sollevato il fatto che quando lo si assaggia è come quando si vede passare il primo amore nella calle, cioè nella via. Però noi abbiamo pensato al sospiro, abbiamo pensato anche a un dolce che ci ha fatto assaggiare Tonio. Altamura, Puglia. Quello che io ho definito coperchio Non è tale perché è una gelatina, giustamente se l'hanno portata sul piatto. Si può mangiare una gelatina di mais morado, e cioè un mais tipico del Perù che ha il colore viola.
sapore leggermente fruttato, ma molto molto delicato. È più una differenza di consistenze. In tutto questo però io stavo registrando e non ho assaggiato ancora nulla, quindi capite che ho tipo un San Bernardo, la bava alla bocca. Vado direttamente con l'assaggio totale, ma anche quello fuori si mangia, sa? La meringa era quello fuori. Io ci metto tutto dentro. Nei coglioni. Allora, la gelatina ne farei anche a meno. Tutto il contesto ancora non ho capito bene. Tantissima roba. La meringa, quella più dura fuori, è ottimo. Poi se sei un maiale inside, devo assaggiare assolutamente questa cosa nera. E gelatina anche quella dentro. Io parlo con lo chef, la toglierei. Il dolce va benissimo così, quindi la tolgo e mangio il resto. Non è neanche tanto dolce. Sicuramente se avete qualche otturazione non è proprio il massimo. Dato che sono arrivato in ritardo e Sara ha mangiato praticamente la prima parte, devo rimediare. Qua siamo intorno ai 9, perché la gelatina la toglierei. Do il consiglio allo chef. Comunque siamo arrivati alla fine, ce l'abbiamo fatta. Come per dire, sto sacrificio è andato. Anche il pisco-sur è quasi finito, però la parte importante è arrivata ora, ovvero la fattura. Totale complessiva è di 190 soles, che sarebbero 400 soles a grandi linee sono 100 euro, quindi abbiamo speso 46, 47, 48 euro, rapporto qualità-prezzo veramente super. Stiamo parlando di 5 forchette, ma che cazzo significano 5 forchette? Cosa che non sapevo tra l'altro neanch'io. Soprattutto uno potrebbe dire: che cosa ci fai con 5 forchette? Sì, perché le 5 forchette, che sono un riconoscimento dato dal Ministero del Commercio e del Turismo qui in Perù, indicano, oltre alla qualità del cibo, anche l'ambiente comfort, anche il servizio, e quindi siamo capitati per caso in questo localino dove vi abbiamo portato. Per caso un corno, perché il locale l'avevo scelto io, a Sara non avevo detto nulla, ma sapevo benissimo dalle recensioni che doveva essere, tra virgolette, quasi il top di Lima. Anche perché 47-48 euro per noi italiani magari non è tantissimo, ma bisogna anche dire che qua in Perù si può mangiare con 2 o 3 euro. Ovviamente il servizio e la qualità non è la stessa, però se capitate da queste parti, ovvero nello stato del Perù, è giusto anche sapere che la comida non costa tantissimo. Studi archeologici accreditati fanno risalire la comparsa dell'uomo qui in Perù addirittura nell'8000 a.C. Infatti quella delle Ande viene annoverata tra le 6 culle della civiltà, insieme alla Valle dell'Indo, al Fiume Giallo, all'Egitto, alla Mesopotamia e alla Mesoamerica. Infatti l'antica società dei Caral viene fatta risalire allo stesso periodo storico della Mesopotamia e dell'Egitto, circa 5000 a.C. Si succedettero poi diverse civiltà, da quella dei Chavin, Nazca, Paracas, Moche, Bari, Aymara e infine quella degli Inca. Si dice che l'impero Inca alla sua massima espansione fosse più grande dell'impero romano e, dato che siamo viaggiatori di terra, questo è importante, fosse attraversato da 40.000 chilometri di strade. Terminiamo il nostro giro qui al centro di Lima, alla Iglesia de Santo Domingo, dove sono sepolti 3 dei 5 santi proclamati. Nei primi 100 anni di dominazione spagnola vennero infatti canonizzati 5 santi, parte del programma di sostituzione del vecchio ordine nativo con le proprie tradizioni, processo noto come estirpazione, che vietava il culto degli antenati e bruciava durante le cerimonie gli idoli sacri precolombiani. Tale processo creò delle figure pie che venivano esaltate, fra queste sepolte in questa chiesa la creola Santa Rosa da Lima, spagnola nata in Perù, San Juan Macías e San Martín de Porres, primo santo nero del Nuovo Mondo. Per oggi terminiamo il pippone qua, anche perché le persone sono triplicate e da queste parti bisogna fare assolutamente attenzione con zaini, cose personali e quant'altro. Assolutamente. Sono le 5 di pomeriggio e guardate il casino in fondo, musica a tutto volume ovunque, occhi aperti, anche se dobbiamo riconoscere che la polizia è tantissima e ad ogni angolo.
Poi oggi è sabato pomeriggio, quindi potete capire tranquillamente il casino. Delirio assurdo, tantissimi fuori di testa, ma soprattutto situazione molto simile a quella boliviana. Questa comunque è la classica atmosfera sudamericana.